Ti senti più comico o umorista? C'è differenza tra comicità e umorismo? Spesso questi due termini sono usati e interscambiati, cioè li usiamo come sinonimi. Ma riflettendo, arriverai anche tu alla conclusione che una differenza c'è e vale la pena parlarne insieme. Ti confido che anch'io ho fatto questo errore, ma ora è tempo di rimediare. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. Lavoriamo in teatro, in giro per il mondo, nei più grandi circhi internazionali ed ora anche al cinema. Ma prima di cominciare volevo farti sapere che sono online i nostri webinar se ti interessa studiare l'arte della comicità. Qui trovi il link. E allora, sei comico o un umorista? Sei più propenso alla comicità o all'umorismo? Per trovare la risposta giusta, proviamo a scoprire la differenza tra comicità e umorismo. L'arte della comicità si riferisce alla capacità di inventare scene o dialoghi comici con lo scopo di far ridere il pubblico e il lettore. È puro divertimento o intrattenimento. Nell'umorismo si usa la risata per spingere lo spettatore a riflettere. Nella comicità il riso è l'obiettivo, è lo scopo che l'artista si pone alla conclusione della sua gag o della sua battuta. Il pubblico deve ridere. Ci vuole alta capacità di sentire il pubblico, bisogna conoscerlo per sapere quali sono gli argomenti che fanno arrivare dritte alla risata. Nell'umorismo il riso è il mezzo. Lo scopo principale è far riflettere, cioè fare umorismo è andare uno step oltre l'intrattenimento. È un meccanismo sottile, ci vuole un pizzico di arguzia e spirito di osservazione. L'umorista osserva l'ambiente che lo circonda e scova il ridicolo nelle cose per far riflettere l'uomo sulla sua condizione. Per il comico il ridere è il punto finale, per l'umorista il ridere dà forza al punto finale. Si può imparare e diventare un ottimo comico studiando, allenandosi e mettendo a punto battute o gag. Anche chi vuol fare umorismo potrebbe imparare, ma deve avere una buona predisposizione a saper trovare cose divertenti nelle situazioni quotidiane per far ridere gli altri, riflettendo. Questo comporta anche una profonda conoscenza della condizione umana. Anche l'umorismo però può essere considerato una forma di intrattenimento, ma come avrai già capito, non è mai fine a se stesso. Colui che definì con una certa chiarezza la differenza tra comicità e umorismo fu il nostro premio Nobel per la letteratura, Luigi Pirandello. Nel suo saggio L'umorismo, egli fa una netta distinzione tra il comico e l'umoristico. Attraverso l'esempio della signora imbellettata, egli spiega come tra i passanti che lo osservano scatti subito la risata. La situazione è questa: una signora di età avanzata che va in giro, truccata di tutto punto e vestita come una teenager. In questo caso, la risata nasce spontaneamente e l'effetto comico è assicurato. Ma se ci domandiamo come mai la signora ha la necessità di vestirsi a quel modo, magari scopriremo che la signora non accetta di invecchiare e quindi cerca di esorcizzare la vecchiaia, agghindandosi come una ragazzina. In questo caso la risata non è fine a se stessa, ma ci porta a riflettere sul problema dell'autostima. Ecco come la stessa situazione provoca due risultati completamente diversi. Il comico pensa al riso, all'effetto finale, l'umorista spinge a riflettere su quanto visto e invece di farci fare una bella sganasciata ci porta a sorridere alla signora, ci spinge a mettersi nei suoi panni. In nessun caso, comunque, lo scopo della comicità o dell'umorismo deve essere quello di ridere sulla gente, perché quello è sarcasmo, quello fa male, provoca divisioni. Il vero fine è quello di ridere con gli altri. Quindi la comicità ci fa ridere in modo spontaneo e inaspettato, e devo dire che proprio in questa epoca tutti avremmo bisogno di ridere più spesso per scrollarci di dosso un po' di negatività accumulata. L'umorismo anche ci fa ridere, ma riflettendo su noi stessi e sulle assurdità della società e l'inesattezza di certi atteggiamenti del genere umano. Chi pratica quest'arte sa della grande potenzialità che ha nella sostanza. Cogliendo il lato ridicolo delle cose e delle persone si stimola
stimola il senso critico, la riflessione. Attenzione, lo scopo di questo video non è quello di definire cosa è buono o cosa è cattivo, non è una gara tra comicità e umorismo, non è che una è un'arte più nobile dell'altra. Entrambi sono arti che fanno bene all'animo dell'uomo, lo spingono oltre la sua quotidianità, lo portano, anche se per qualche istante, a provare solo sentimenti e sensazioni positive. La comicità e l'umorismo spingono a riflettere sui limiti di pensiero, ci aiutano a progredire. Non ci stancheremo mai di ripetere quale grande impatto hanno o possono avere sulla vita di ogni uomo sia la comicità che l'umorismo. E questo non solo perché facciamo dell'arte della risata il nostro mestiere, ma perché lo proviamo tutti i giorni, anche quando non siamo su un palco. Quindi, comico o umorista, appassionato di freddure e barzellette, sappi che il nostro unico obiettivo è quello di cambiare la tendenza, di far spopolare la risata sana e costruttiva. Quindi non c'è gara tra comicità e umorismo. La vera sfida sta piuttosto nelle qualità delle battute, sta nella forma di scrittura, nella qualità espressiva del comico, nella sostanza, nella sua autenticità. Spero il video ti sia piaciuto. Allora, sapevi qual era la differenza tra comicità e umorismo? Fammi sapere nei commenti. Lascia un like e ti aspetto al prossimo video.